In questi giorni sul nostro canale abbiamo visto tante ISO diverse, abbiamo visto RevIOS, abbiamo visto Ghost Spectre e abbiamo visto anche Phoenix Light, oltre ad ISO come ad esempio Tiny 10 o Tiny 11. Tutte quante avevano una serie di pregi, ma alla fine dei conti dai commenti risultava sempre che mancasse qualcosa per qualcuno. Ebbene, quest'oggi è arrivato il grande momento di presentare la nostra ISO, o meglio, una ISO che io ho creato sulla base di quelli che sono stati i commenti ricevuti e le votazioni effettuate nella community del sito, che hanno visto prevalere la richiesta di una ISO per uso generale, adatta quindi sia al gaming perché molto leggera, sia al home office perché ho cercato di produrre una ISO molto stabile, sicura e aggiornabile, e anche ad un utilizzo generale, quindi per esempio i social network o la navigazione in internet. In più, grazie a NT-Lite, il software che ho spiegato nelle due precedenti puntate di questo mini ciclo che stiamo facendo, avremo la possibilità di modificare questa ISO a seconda di quelle che siano le tue personali esigenze. Naturalmente non possiamo ancora considerare perfetta questa ISO e occorrerà il tuo aiuto per renderla tale, quindi mi farai sapere nei commenti se ci sarà stata qualche difficoltà o se avrai trovato qualche errore, in modo che lo possiamo correggere tutti insieme. Eh sì, perché bisogna capire che prima di considerare finita una ISO, benché io abbia fatto tante prove prima di proporla e abbia già corretto tutti gli errori che sono riuscito a trovare, bisogna appunto capire che una ISO va ad integrarsi su un sistema complesso come il nostro computer, che oltre ad avere una quasi infinita varietà di software che possono essere installati, si basa su un hardware e una serie di combinazioni altrettanto quasi infinite, e bisognerà che dell'hardware prima o poi ne parliamo anche sul nostro canale. Ma quello che vedremo oggi è come caricare e installare sui nostri computer questa ISO e come appunto riuscire a modificarla sulla base di quelle che saranno le tue esigenze e le tue necessità. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Per rendere più fruibile questo video a chi non dovesse aver visto le due puntate precedenti, ricapitolo brevissimamente quello che ci servirà. Dovremo scaricare sul nostro computer una ISO di Windows 11 che potremo prendere dal sito Microsoft. Poi dovremo procurarci 7-zip per poter scompattare questa ISO in una cartella sul nostro desktop. Dovremo scaricare NT-Lite per poter modificare la ISO in base a quelli che saranno i nostri bisogni, e infine avremo bisogno del solito Rufus per poterla mettere su pendrive e installarla sui nostri sistemi. Quindi se non hai a disposizione questo materiale, quello che dovrai fare sarà andare sul sito Microsoft e scaricare l'immagine di Windows 11, dopodiché potrai andare sul sito Gentiluomo Digitale nella sezione Downloads e andare appunto a procurarti 7-zip, NT-Lite 64 e infine Rufus per poter fare questo lavoro. Per renderti le cose più semplici lascerò tutti quanti i link questa volta in descrizione di questo video. Bene, una volta che ti sarai procurato tutto il materiale, che avrai estratto la ISO sul tuo desktop, quello che dovrai fare sarà aprire il programma NT-Lite, concedendogli di fare modifiche al sistema, e una volta che si sarà aperto andremo ad aggiungere la cartella immagine che abbiamo appunto scompattato sul nostro desktop, che è questa qui. Quindi andiamo ad aprirla e nell'ambito di questa cartella immagine andiamo a selezionare Windows 11 Pro, facciamo clic destro con il mouse e clicchiamo sul pulsante carica, operazione che durerà circa un minutino. Ecco
Ecco, l'operazione è stata così veloce che non ho neanche finito di mangiare il mio secondo cucchiaino di Nutella. Benissimo, quello che dovremo fare adesso che è comparso il pallino verde e abbiamo caricato la nostra Windows 11 Pro sarà di spostarci su questa sezione in alto che si chiama Preset per andare per la prima volta a caricare un preset. Per poterlo fare, quello che avremo bisogno di fare sarà di andare ad aprire il nostro browser e di andare sul sito Gentiluomo Digitale. Lo scriviamo su Google e vediamo che c'è il dominio gentiluomodigitale.it. Ci facciamo un clic su, andiamo nuovamente nella sezione Downloads e troveremo il download appunto del preset per Anti-Light per Windows 11 Pro italiano che si chiama GenTOS, abbreviazione di Gentiluomo Digitale OS Alpha versione 25.05.23. Clicchiamo sul pulsante blu per andare a scaricarlo, dopodiché andiamo ad aprire la cartella che lo contiene, possiamo chiudere il browser e trascinare il file sul nostro desktop, dopodiché possiamo anche chiudere la cartella dei download. Quello che dovremo fare a questo punto è estrarre, cliccando con il pulsante destro e selezionando la voce estrai, il contenuto di questa cartella direttamente sul nostro desktop, quindi potremo togliere quest'ultima parte del nome e cliccare sul pulsante estrai e vediamo che GenTOS Alpha 2405.xml è stato scaricato sul nostro desktop. Per importarlo all'interno di Anti-Light dovremo cliccare sul pulsante importa, andare appunto sul desktop e vedremo che GenTOS Alpha 2405 sarà presente. Ci facciamo un clic su e clicchiamo su apri, dopodiché clicchiamo su ok sulla finestrella che si apre successivamente. E vediamo che è stato caricato il nostro preset all'interno di Anti-Light. Quello che dovremo fare adesso è cliccare una volta con il pulsante sinistro sul preset che abbiamo appena importato, successivamente facendo clic con il pulsante destro e scendendo nel menu fino alla voce carica per poi scegliere sovrascrivi. Dopo alcuni secondi vediamo che il pallino diventa verde. E quello che abbiamo fatto adesso sarà di aver importato tutte quante le modifiche che io ho fatto sul mio computer all'interno della ISO che hai appena caricato. Quindi il preset che cos'è? Il preset sostanzialmente è un file di salvataggio di Anti-Light che può essere portato su altre macchine. A questo punto la tua macchina è già pronta per caricare la mia ISO con tutte le modifiche che io ho apportato. Infatti, se vai a vedere all'interno di componenti, ad esempio, quasi tutti i componenti sono stati strippati via. Oppure ancora, se vai a vedere nell'ambito delle funzionalità, sono rimaste tutte quante le funzionalità secondarie disattivate e sono rimaste attive solamente quelle che io ho lasciato. Infine, se andiamo a vedere nella zona post setup, ci sono ulteriori due comandi che ho attivato e che opereranno delle modifiche una volta che sarà stata installata questa ISO. Un'ultima cosa che ci tengo a mostrarti prima di iniziare, visto che mi è stato chiesto da qualcuno nei commenti, è che nel menu impostazioni, nella sottovoce sistema, ho già provveduto a disattivare le voci per i requisiti di configurazione e installazione di Windows 11 relativi al TPM e al Secure Boot. Per andare finalmente a creare la nostra ISO, quello che dovremo fare sarà di scendere, come abbiamo fatto anche nei video precedenti, sull'ultima voce che si chiama Applica del menu sul lato sinistro e, lasciando tutto quanto come ho già impostato, andare a spuntare la voce Crea ISO. Ci verrà chiesto a questo punto come vogliamo chiamare la nostra ISO e dove vogliamo salvarla. Io ho il desktop già selezionato, quindi non c'è bisogno che ci riclicchi, voglio salvarla lì e voglio chiamarla gentos.iso. Lascio questo nome che mi viene già spuntato, se tu ritieni potrai modificarlo e vado
vado a fare clic sul pulsante salva. A questo punto ci viene chiesto che etichetta vogliamo attribuire alla nostra ISO. Io lascerò l'etichetta Gentos, naturalmente tu potrai modificarla a tuo piacimento. Cliccherò su OK e per far partire il processo dovrò premere il pulsante avvia, questo grosso pulsante verde in alto a sinistra nella nostra schermata. Mi verrà chiesto di disattivare Windows Defender e questo è normale perché Windows Defender, come rivedremo tra poco, è piuttosto pesante e va a rallentare molto i nostri sistemi e la creazione stessa della ISO. Naturalmente la disattivazione è solo temporanea, quindi andiamo a cliccare su sì. Si aprirà automaticamente la impostazione di Windows Defender, faremo clic su protezione da virus e minacce, scenderemo sulla voce gestisci impostazioni e andremo a disattivare la protezione in tempo reale, cliccando quindi su sì per apportare temporaneamente la modifica. Non sarà necessario ricordare di riattivare la protezione in tempo reale perché dopo un tot si riavvia automaticamente da sola. Minimizziamo questa finestra e clicchiamo su sì per applicare tutte quante le modifiche in sospeso e attendiamo il termine dell'operazione che durerà alcuni minuti. Ed ecco fatto. A questo punto possiamo chiudere con OK la finestra che ci si apre e chiudere anche il programma. Come vediamo la nostra ISO è stata creata, si trova in questo momento nell'angolo in basso a sinistra sul mio desktop. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è utilizzare Rufus e un pendrive per creare il supporto di installazione. Quindi inseriamo il nostro pendrive nel computer. Apriamo Rufus. Accettiamo che vengano apportate modifiche al sistema, selezioniamo il nostro pendrive e andiamo a selezionare la ISO che si troverà appunto sul desktop e che si chiamerà gentos.iso, oppure se l'avrai chiamata in maniera diversa dovrai selezionare il nome che hai scelto. A questo punto clicchiamo su apri. Possiamo scegliere se utilizzare GPT per macchine più nuove oppure MBR per macchine un pochino più datate. Vedremo che il sistema di destinazione cambierà e cliccheremo sul pulsante avvia per avviare la procedura. Andiamo a togliere questi due segni di spunta perché è una cosa che abbiamo già fatto nell'ambito della ISO stessa, quindi clicchiamo su OK e come sempre ci viene ricordato che tutti i dati contenuti sul nostro pendrive saranno cancellati, quindi come sempre mi raccomando assicurati di utilizzare un pendrive vuoto o che non contenga dati importanti perché verranno distrutti. Clicchiamo su OK e vediamo che partirà la creazione del nostro pendrive. E il nostro pendrive è pronto. A questo punto possiamo chiudere la finestra e andare a riavviare il sistema selezionando il pendrive come primo dispositivo di boot. Mi raccomando, come sempre, questa operazione è fondamentale se hai bisogno di avviare dal nuovo sistema operativo che abbiamo appena creato. Purtroppo la procedura non posso mostrartela perché non è univoca e quindi cambia da computer a computer, ma nei vecchi video trovi una serie di spiegazioni che dovrebbero, se non altro, darti un indizio su come fare. Appena il sistema si avvia dovremo premere un tasto per avviare dal supporto di installazione che abbiamo appena creato.
Arrivati su questa schermata dovremo andare a cancellare tutte quante le partizioni esistenti sul disco su cui vorremmo installare il nuovo sistema operativo. Attenzione, perché naturalmente cancellando le partizioni cancelleremo anche i dati che esse contengono, quindi assicurati di aver fatto un backup di tutti quanti i dati su un disco esterno se vuoi conservarli, oppure quando elimini le partizioni tutti quanti i dati che contengono, ripeto, verranno eliminati definitivamente. Selezioniamo ogni singola partizione e facciamo clic sul pulsante elimina per poi confermare la scelta su ok, fino ad arrivare ad avere solamente dello spazio non allocato sull'unità su cui vogliamo installare il nostro nuovo sistema operativo. Ecco fatto, tutte le partizioni sono state cancellate, adesso abbiamo solo dello spazio non allocato e possiamo fare clic sul pulsante avanti per procedere con l'installazione. Benissimo, il nostro sistema è stato installato. Come vedi è completamente debloccato, non ci sono tutte quelle app che compaiono normalmente con Windows, ma dovremo fare subito delle operazioni preliminari. La prima di tutte è andare ad aprire l'Esplora File, portarci sul pannello di controllo, visualizzare tutte quante le icone e andare sulle opzioni di risparmio energia per un'ulteriore ottimizzazione. Questa cosa per ora te la faccio fare manualmente, ma è mia intenzione nelle prossime release, che sicuramente ci saranno, automatizzare anche questa. Dovremo fare clic su questo pulsante che ci consente di mostrare le combinazioni aggiuntive ed andare ad attivare la combinazione prestazioni elevate. Fatto questo possiamo chiudere. La seconda cosa che possiamo fare è andare sul tasto Start, aprire le impostazioni e andare giù a cercare Windows Update per verificare la disponibilità di aggiornamenti. Eh sì, perché questo sistema l'ho concepito come completamente aggiornabile. Succederà che effettuerà solo ed esclusivamente gli aggiornamenti essenziali e di sicurezza, rifiutando gli altri, in modo da rimanere sempre snello e veloce. Ecco fatto, ha trovato i nostri aggiornamenti e noi semplicemente attenderemo che termini di scaricarli tutti quanti e successivamente di installarli in automatico. Ecco fatto, come vedi gli aggiornamenti relativi alla sicurezza sono stati effettuati mentre gli altri sono stati tralasciati, ma rimanendo in tema di sicurezza dobbiamo a questo punto fare una terza importantissima operazione. Andremo infatti ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare Avast Free. Effettuiamo la ricerca e benché sponsorizzato vediamo che il primo link ci riporta ad avast.com. Facciamo clic e nella pagina che si apre andremo a cliccare su download gratuito. Come vedi viene scaricato l'installer di Avast Free Antivirus, cliccheremo su apri file e andremo a chiudere la finestra del browser. Attendiamo alcuni secondi l'avvio dell'installazione di Avast Free Antivirus e andiamo a cliccare sul pulsante personalizza. Quella che dovremo scegliere sarà la protezione minima. Visto che sul nostro computer è già installato il Microsoft Firewall per la nostra difesa e che al posto del Windows Defender, che è troppo pesante come accennavo poco fa, andremo a mettere un antivirus con un bassissimo impatto. Clicchiamo sul pulsante installa ed attendiamo alcuni minuti che Avast venga installato sul nostro computer. Ecco fatto, Avast è stato installato. Clicchiamo sul pulsante continua e andiamo a rifiutare, almeno per il momento, a meno che tu non voglia installarlo,
Google Chrome. Possiamo cliccare o meno su esegui la prima scansione, essendo una macchina nuova mi sembra inutile, quindi vado a chiudere la finestra e tolgo l'icona di Avast dal desktop. Come vediamo il nostro computer è protetto e andiamo a vedere quali sono le prestazioni di questa macchina. Per verificarlo andiamo a premere la combinazione di tasti Ctrl, Shift ed ESC per aprire la gestione delle attività. Andiamo a visualizzare le prestazioni e ci accorgiamo che l'occupazione del disco C si attesta attorno allo 0%, che la CPU lavora al 1% e che la memoria RAM è occupata per 1,6 GB su 4 totali, cioè per il 40%. Tutto sommato delle prestazioni decisamente valide, soprattutto tenendo conto che abbiamo una macchina dotata di protezione che ha la possibilità di effettuare gli aggiornamenti e può installare qualsiasi software con, mi sembra di poter dire, una eccellente stabilità. Ma può essere a questo punto interessante fare un paragone tra il nostro GentOS in attività su una macchina virtuale che vedi sul lato destro del monitor e la stessa macchina virtuale, o meglio una macchina virtuale con le medesime caratteristiche su cui è installato allo stesso modo un Windows 11 standard. Se sul GentOS andiamo ad aprire la gestione delle attività e andiamo a vedere com'è la situazione, possiamo vedere che è esattamente come l'avevamo lasciata prima. Se facciamo la stessa operazione sulla macchina Windows 11 tradizionale, ci andiamo ad accorgere immediatamente che abbiamo una CPU occupata al 60%, 44 a seconda in questo momento contro i 2,9 stabili del GentOS, una memoria occupata di 2,4 GB su 4, mentre qui ne abbiamo 1,5 occupati. Non abbiamo attività sul disco C sulla nostra macchina GentOS, mentre la abbiamo del 14, 18, 20% sul Windows tradizionale, quindi possiamo decretare una netta vittoria di GentOS su Windows 11 standard. Tutto questo senza considerare il debloat effettuato sulla macchina, che è lampante già dalla prima apertura del menu Start. Naturalmente questa Custom ISO è ben lungi dal poter essere considerata ancora un prodotto finito, ma come detto in apertura, a renderla migliore sarai proprio tu, con i tuoi commenti, la rilevazione di eventuali bug, i tuoi suggerimenti, le tue modifiche e soprattutto magari un confronto con le altre Custom ISO che abbiamo presentato in precedenza, come appunto RevIOS oppure Ghost Spectre o ancora Phoenix Light. Prima di concludere ci tengo a ringraziare tantissimo Alex Lux per il suo super grazie con cui ha fatto una donazione, e detto questo non mi resta come sempre che salutare anche te e darti appuntamento alla prossima.